Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti con un nuovo look in questo nuovo video. Questo è il primo episodio di una nuova rubrica che ho deciso di chiamare in modo molto fantasioso retrocensione. Una rubrica che parlerà di un artista o di un album molto importante all'interno del panorama estremo internazionale, andandolo a inserire nel contesto in cui lo stesso è nato, sia per farvi immergere maggiormente in quell'ambiente, sia comunque per farvi capire il perché questo album o questo artista sia così fondamentale. Ho deciso di iniziare questa nuova serie parlandovi di uno dei miei dischi preferiti di sempre e rischiando anche effettivamente la rimozione del video stesso, ovvero Philosophem di Burzum. Tengo a sottolineare che nonostante ami Philosophem come album e Burzum più in generale come artista, non condivido il pensiero di Varg. Purtroppo viviamo in un mondo in cui bisogna specificare che se ascolti un artista non necessariamente ne condividi atti e parole. Prima di iniziare con il video, se dovesse piacervi il black metal, sappiate che ho esordito con un progetto solista chiamato Oram il 13 settembre, pubblicando l'EP Mater Sepulchris, che potete sentire in sottofondo a questo video. Nel caso siate interessati, ne sono rimaste ancora alcune copie fisiche. Vi lascio il link Bandcamp in descrizione. Credo che Varg e il suo progetto solista Burzum non abbiano bisogno di ulteriori presentazioni, perciò non farò uno spiegone di tutta quanta la sua vita e la sua carriera, ma mi limiterò a sottolineare alcuni momenti salienti della sua vita personale e della sua carriera musicale, fino a portarvi all'arrivo di Philosophem, per capire il perché e come mai questo disco sia considerato tuttora uno dei fondamenti del metal estremo più in generale, e non solo del black metal. Il progetto Burzum nasce nel 1991 dalla mente di un giovanissimo Christian Vikersen, il cui nome legale all'anagrafe è in realtà Louis Cachet e che sarà conosciuto come Varg Vikernes. Prima della decisione di avviare una sua one-man band, formò i Kalashnikov, band in seguito nota come Urukai, e nell'89 si unì agli Old Funeral, band death metal norvegese, come chitarrista. Importantissimo sottolineare che il basso nell'album di debutto dei Mayhem, De Mysteris Dom Satanas, è opera sua. Purtroppo più che per la sua musica, Varg è tristemente noto per i suoi crimini, che includono l'appiccagione di incendi in alcune chiese cattoliche, la propaganda di ideali razziali e neonaziste, ma più di tutti l'omicidio di Euronymous, membro fondatore proprio dei Mayhem. Per questo crimine Varg fu condannato a 21 anni di carcere e ne uscì dopo averne scontati 15. Dopo la morte di Euronymous, i Mayhem continuarono a registrare quello che è il loro lavoro più famoso in assoluto, De Mysteris Dom Satanas, uno dei primi dischi a far parte della cosiddetta seconda ondata black metal, quella che ancora oggi identifichiamo come vero e proprio black metal. Sì, perché sebbene il genere nasca nel 1982 all'anagrafe grazie al secondo album in studio dei Venom intitolato proprio Black Metal, in realtà gli artisti della prima ondata, cosiddetta prima ondata, erano decisamente differenti. Possiamo classificare infatti band come i Celtic Frost, gli Hellhammer, ma gli stessi Venom, come appartenenti alla New Wave of British Heavy Metal, con degli elementi shock rock e dei testi dissacranti e oscuri particolarmente dedicati al satanismo acido. Più avanti i Bathory donarono un ponte molto forte per quello che ancora oggi identifichiamo come black metal vero e proprio. È difficile dire quale sia stato effettivamente il primo album della seconda ondata del genere, ed è difficile anche darvi una vera e propria data di inizio. Sicuramente siamo agli inizi degli anni 90 e della Scandinavia, la Norvegia in particolare, la protagonista assoluta di questo movimento. Alcuni considerano Death Crush, la terza demo in carriera dei Mayhem datata 1987, come il primo lavoro black, ma in realtà il disco era ancorato a sonorità death metal con alcuni elementi che poi però diventarono chiave all'interno del black metal, come i testi particolarmente provocatori ed oscuri, le voci di scream, la velocità elevata dei brani e la produzione prettamente lo-fi. La paternità per l'inizio vero e proprio del genere, invece, secondo molti, o perlomeno della seconda ondata, la si deve all'album A Blaze in the North Sky dei Darkthrone, datato 1994. Questo per via delle strutture dissonanti presenti nel disco, i testi di stampo pagano e occulto che si differenziarono dalle tematiche surreali tipiche dei precedenti album dei Darkthrone e i cambiamenti repentini di ritmo tra lentenza funerea e velocità estrema. Ovviamente però questo non è stato l'unico album importante per definire gli stilemi del genere. Ricordiamo tra gli altri De Mysteris Dom Satanas dei sopracitati Mayhem e il primissimo album capolavoro della band francese Peste Noire,
che ha dato una svolta decisiva al black metal. Mi rendo conto di averla presa un po' alla larga, ma mi sembrava doveroso darvi perlomeno un'introduzione alla nascita di questo mondo musicale prima di parlarvi di Philosophem. Ma in tutto questo Burzum dove si colloca? Che cosa ha dato di così importante al mondo del metal estremo, tanto da essere ancora oggi considerato tra i padri fondatori e i maggiori esponenti di diversi generi e sottogeneri musicali? Beh, la risposta a questa domanda non è una sola, ma ce ne sono tante di risposte e sicuramente non sarò in grado io di snocciolarle tutte all'interno di questo video, ma voglio fornirvi alcune chiavi di lettura che poi potrete tranquillamente ampliare per conto vostro anche qui sotto nei commenti. Se il video vi sta piacendo vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanellina degli avvisi. A voi non costa niente, ma per me significa veramente tanto. Grazie in anticipo per il supporto. Burzum esordisce come detto nel 1991, ma per arrivare al primo lavoro ufficiale senza considerare le varie demo dobbiamo aspettare il 1992 con il full length omonimo, lo stesso anno di A Blaze in the Northern Sky sopracitato. In quell'anno uscirono altri grandi dischi che a modo loro hanno sicuramente contribuito a dare la forma definitiva al black metal, come tutti noi lo intendiamo oggi. Parliamo di lavori del calibro di Diabolical Fulmon Mysticism degli Immortal, il debutto dei Marduk con Dark Endless o la storica demo degli Absurd Ghost Death, che portava ancora più all'estremo il concetto di musica lo-fi. Ma già dal suo primo lavoro possiamo notare come Varga abbia dato alla sua musica una veste differente alle altre band. In particolare il tipo di scream che utilizza è molto più espressivo, più disperato se vogliamo definirlo così, rispetto allo scream indemoniato e acido che le altre band proponevano. Inoltre nei suoi brani, seppur velocità e sonorità sono pressoché invariate confrontandole con le altre band sopracitate, è presente una vena malinconica e ossessiva, che trasforma gli stessi in veri e propri rituali oscuri. Lo scream soprattutto ha aperto la strada a tutto il movimento depressive suicidal black metal che sarebbe arrivato in seguito, offrendo una prospettiva differente per quanto riguarda la voce, come abbiamo già detto. L'album successivo, Death Sommen Gang Var, portò a compimento la formula iniziata proprio da Burzum, che creò così forse il manifesto per eccellenza del black metal norvegese. Un disco che rappresenta la consacrazione del suo sound. Oltre al riffing mistico e occulto e le influenze ambient che creano paesaggi gelidi, il simbolismo profondo all'interno di questo album è ciò che forse maggiormente lo caratterizza. Il titolo vuol dire letteralmente ciò che era una volta, ovvero quello che con le sue opere Varga ha sempre cercato di trasmettere, un ritorno ad una vita più legata alla natura e alla madre terra. Arriviamo finalmente al 31 gennaio 1996, giorno in cui viene rilasciato Philosophem. Nel 1996 in realtà abbiamo altre grandi innovazioni nell'ambito del black metal, e forse l'anno più prolifico per quanto riguarda sperimentazioni e contaminazioni, con uscite del calibro di Stormblast dei Dimmu Borgir, che ha consolidato gli stilemi nell'allora neonato symphonic black metal, e il debutto sulle scene di Lixtastur, uno dei maggiori esponenti del depressive black metal, insieme ad altri gruppi seminali come i Bethlehem, che proprio nel 96 pubblicavano Dictitus Tenecare, pietra miliare del depressive. Ciò che fa Philosophem però a mio parere è qualcosa di incredibile. Tengo a sottolineare che questo disco è stato composto nel 1993, un anno prima della detenzione di Varg. Infatti è stato l'ultimo disco registrato prima del suo incarceramento. Possiamo definire Philosophem come un disco composto da due parti ben distinte, i primi 3 brani e gli ultimi 3. I primi 3 brani, Danke Late, Jesus Todd e Beholding the Daughter of the Firmament, sono dei brani sicuramente particolari, che posseggono all'interno elementi ambient e riff ipnotici, che costituiscono in qualche modo il perfetto compimento di ciò che Burzum ci aveva mostrato nei precedenti lavori. Negli ultimi 3 però, a partire da Decrepitude, c'è un punto di non ritorno. I brani da questo momento in poi diventano musicalmente molto più vicini a ciò che Varg avrebbe registrato successivamente in carcere con il synth che aveva a disposizione come unico strumento da poter utilizzare. Un mood quindi quasi totalmente volto al dark ambient, con però radici black metal che avrebbero influenzato in modo marcato quello che oggi chiamiamo dungeon synth, e che a mio parere influenza notevolmente artisti dark ambient e depressive successivi. In particolare la quinta traccia di Philosophem, dal titolo personalmente impronunciabile, dura 25 minuti ed è basata su una semplice melodia che si ripete, esprimendo probabilmente al meglio il concetto di Burzum: minimalista, incisivo e ipnotico,
a tal punto da diventare un rituale oscuro che possibilmente apre portali per altri mondi. Ciò che fa Philosophem è rivoluzionare completamente il concetto di forma canzone, creando dei brani che trascendono questo concetto stesso, influenzando generi esterni al black metal che si sarebbero consolidati poi negli anni successivi. Oltre al Dungeon Synth, anche gli artisti Funeral Doom, genere che nasceva proprio nei primi 90, furono notevolmente influenzati dal sound di Burzum in generale, ma di Philosophem in particolare. Se vogliamo, persino il post-metal, nato più tardi in America, viene influenzato da questo disco, sicuramente in modo più indiretto, prendendo ispirazione dalle sperimentazioni e dalla vena più malinconica che Burzum ha dato al black metal, soprattutto appunto in questo album. Per queste e altre motivazioni ritengo Philosophem non solo il disco più riuscito dell'artista in questione e uno degli album più importanti in ambito black metal, ma uno dei capisaldi della musica estrema e sperimentale più in generale, capace di regalare squarci in altri mondi e in momenti di introiezione che difficilmente è possibile trovare altrove. Mi dispiace moltissimo che alcuni amanti del genere rifiutano di ascoltare i lavori di quest'artista perché non riescono a distaccare la figura di Varg come persona da quella di Varg come artista, due mondi completamente differenti. Vorrei suggerire di cuore a queste persone di dare una chance a quest'album, che all'interno, così come tutti i lavori di Burzum, non contiene minimamente delle idee malsane e deleterie, ma solamente un simbolismo oscuro ed affascinante. E questo è tutto, ragazzuoli. Ovviamente qui sotto nei commenti suggeritemi il prossimo artista o il prossimo disco da trattare e fatemi sapere che cosa ne pensate voi di Philosophem, ma anche di Burzum più in generale. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino a qui, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Lead the Fire.